Salve a tutti e benvenuti al primo appuntamento di Tasker in Action. Tasker in Action è un nuovo ciclo di tutorial che si svolge parallelo a quello che già conoscete, Tutorial Tasker, e che praticamente lo completa. Infatti, mentre in Tasker Tutorial noi ci occupiamo essenzialmente della teoria di Tasker, in Tasker in Action invece ci occupiamo solo della pratica, e quindi andremo in questi piccoli video, generalmente dalla durata molto breve, anche se alcuni saranno magari un po' più lunghi, andremo in questi video a costruire dei profili, delle utility che dimostrino la potenza di Tasker. Bene, come primo approccio a Tasker in Action ho scelto di creare un profilo piuttosto semplice, che è quello che si occuperà di prendere di salvare degli screenshot dal nostro telefonino mediante la semplice gesture shake. Ora, come prima cosa andiamo a creare un task che chiameremo screenshots e inseriamo la prima azione che prendiamo dalla categoria code, e che è l'azione run shell. A questo punto devo precisare che il task, per poter funzionare, ha bisogno che il vostro telefonino sia provvisto dei diritti di root, dei privilegi di root, per cui se non avete il root sul vostro telefono non potrete eseguire questo tutorial. Bene, allora nell'edit della schermata run shell, in command andremo a scrivere allora il comando per effettuare una cattura dello schermo, e effettuiamo prima la chiamata al sistema system bin, inseriamo successivamente slash il comando che si occupa di catturare un'immagine dallo schermo, che è screen cap. Lasciamo uno spazio, inseriamo il trattino e immettiamo il parametro P, che dice al programma di salvare un file PNG. Lasciamo uno spazio, scriviamo lo slash e ora dobbiamo inserire il percorso dove sarà salvato il nostro file. Io naturalmente scriverò il percorso relativo al mio telefonino, voi naturalmente scriverete il vostro. Dunque, per quanto riguarda me, il percorso è slash sdcard slash pictures slash screenshots slash ancora, e ora dobbiamo scrivere il nome del file che sarà salvato. In genere i miei screenshots io li salvo con il nome screenshot appunto, e al nome screenshot aggiungo la data e l'orario in cui sono stati presi, e quindi vado ad aggiungere questi parametri. Ora inserisco un carattere underscore, poi inserisco la variabile date, ancora un altro underscore, e inserisco la variabile time, quindi giorno e ora in cui sono stati effettuati gli screenshot, e poi sono pronto per inserire .png, che è l'estensione del file che sarà salvato, e vado a mettere il check su user root, torno indietro, e a questo punto già la nostra azione funziona. Io ho preferito, per quanto mi riguarda, inserire anche un'ulteriore azione, che è un alert di tipo beep. In questo modo io sarò avvisato dal programma che l'operazione di salvataggio del screenshot è stata conclusa. Bene, inserisco beep con i parametri già, accetto quelli proposti di default, e ho quindi completato il mio task. Torno indietro e vado a creare il profilo che si occuperà di attivare questo task. Screenshot sarà il nome del mio profilo, screenshot, e vado a inserire un evento di tipo sensore shake. Qui potete scegliere l'asse lungo il quale effettuare lo shake. Come vedete avete varie opzioni: left, right, sinistra, destra, sopra, sotto e avanti, indietro, e io lascio
left right, come sensibilità e durata lascio medio e torno indietro. Aggiungo il task che abbiamo appena costruito e inoltre aggiungo a questo contesto un ulteriore contesto per evitare che il programma si attivi quando magari portiamo il telefono in tasca o in borsa, e quindi aggiungerò un secondo contesto di tipo stato, display e display state solo quando appunto il nostro display è acceso. E così abbiamo completato il nostro profilo, che è già perfettamente funzionante. Un'ulteriore miglioria può essere effettuata nel task. Se voi pensate di dover prendere in successione rapida una serie di screenshot, quindi in un minuto magari ne prendete 4 o 5, allora è necessario apportare una modifica a questo task, poiché tutti gli screenshot che prenderete nell'arco di un minuto successivi al primo, solo l'ultimo sarà salvato, perché tutti gli altri andranno a sovrascrivere lo stesso file. E quindi, per evitare che ciò accada, andiamo ad aggiungere un'ulteriore azione che andremo a prendere dalla categoria variabili e precisamente sarà variable add. Stiamo costruendo un contatore, quindi scriverò il nome di una variabile che chiamerò conta img, incrementerò questa variabile con il valore 1, quindi ogni volta che sarà eseguito il task la variabile aumenterà il suo valore di una unità e torno indietro. A questo punto devo andare a modificare, porto l'azione come la faccio di andare prima azione. A questo punto devo andare a modificare il mio comando in run shell e aggiungere quindi al nome del file anche l'ulteriore variabile che abbiamo appena impostato, e quindi scriverò conta img. Ecco, in questo caso quindi noi abbiamo creato un file con il nome nel quale è incorporata la data, l'orario e anche un numero progressivo conta img, per cui non avremo il rischio che i nostri screenshot successivi vengano sovrascritti. Benissimo, con questo è veramente tutto e vi do appuntamento al prossimo Tasker in Action.